Amici degli agrumi, eccoci di nuovo insieme. Oggi parliamo di foglie gialle, perché molti di voi infatti mi chiedono: ho una pianta che a un certo punto ha iniziato a farmi le foglie gialle. Perché? Da cosa dipende? Le motivazioni possono essere diverse. Cerchiamo quindi di fare un pochino di chiarezza su questo argomento. Uno dei principali motivi può essere una carenza nutrizionale. Ovvero, per qualche motivo la pianta non è stata concimata, oppure a causa della composizione del terreno la pianta non riesce ad assorbire determinati nutrienti. Un terreno qualsiasi, infatti, per determinati motivi può essere più o meno salino, cioè può avere già una concentrazione salina elevata e quindi l'aggiungere anche di ulteriori concimi potrebbe essere praticamente inutile perché c'è già un eccessivo livello di salinità nel terreno, quindi l'ipersalinità fa soffrire le radici, quindi le radici non riescono a tirare bene gli elementi. Quindi ecco che si vanno a manifestare delle colorazioni specifiche, particolari. Ogni tipo di nutriente manifesta determinate perdite di colore. L'azoto, per esempio, si manifesta con delle decolorazioni praticamente totali sulla foglia che diventa completamente gialla. Inoltre, la carenza di azoto può portare anche ad un rimpicciolimento delle foglie, quindi le foglie vanno, a diventare più piccole. Un'altra carenza può essere quella di ferro. Quando manca il ferro, come vedete anche nella foto, la colorazione non è totale come quella dell'azoto, però si possono ben notare come le nervature in questo caso rimangano verdi. Quindi quando rimangono le nervature un pochino più verdi, ecco che manca il ferro. Un'altra delle principali carenze che si possono trovare negli agrumi è quella di magnesio, tipicamente a V. Praticamente la forma del giallo che prende la foglia è a forma di V. Infatti, direi che si riconosce bene. Un altro problema che può fare ingiallire le foglie degli agrumi può essere l'attacco di determinati insetti. Principalmente parliamo di acari, come può essere il classico ragnetto rosso, perché colpisce le foglie, però si vede bene la differenza, perché l'attacco crea delle decolorazioni a punti, a puntini, a zone a volte dove i ragnetti si ritrovano a mangiare. Ecco che si vedono queste clorosi tipiche dell'attacco da puntura di insetto. Anche le scottature da sole possono essere un problema, perché specialmente a inizio stagione, come adesso, se io tengo una pianta in serra, abituata a un certo tipo di luminosità, se io la vado a mettere subito a pieno sole, la pianta può soffrire e quindi spesso, specialmente nelle foglie più giovani, manifestano delle decolorazioni a macchie nei punti dove magari le foglie sono state esposte un pochino di più al sole diretto. Anche la lezione di oggi finisce qui. Ovviamente se avete dei problemi potete, anzi dovete scriverci, noi possiamo aiutarvi. In questi giorni stiamo facendo molte consulenze. Grazie per il momento, ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!